1. La strategia della distrazione. L'elemento principale del controllo sociale è la strategia della distrazione, che consiste nel distogliere l'attenzione del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle elite politiche ed economiche, utilizzando la tecnica del diluvio o dell'inondazione, di distrazioni continue di informazioni insignificanti, sviare l'attenzione del pubblico dai veri problemi sociali, tenerla imprigionata da temi senza vera importanza, tenere il pubblico occupato, senza dargli tempo per pensare. 2. Creare il problema e poi offrire la soluzione. Si crea un problema, una situazione, che produrrà una determinata reazione nel pubblico in modo che sia questa la ragione delle misure che si desiderano far accettare. Ad esempio, lasciare che dilaghi o si intensifichi la violenza urbana, oppure organizzare attentati sanguinosi per fare in modo che sia il pubblico a pretendere le leggi sulla sicurezza e le politiche a discapito delle libertà. 3. La strategia della gradualità. Per far accettare una misura inaccettabile, basta applicarla gradualmente, col contagocce, per un po' di anni consecutivi. 4. La strategia del differire. Un altro modo per far accettare una decisione impopolare è quella di presentarla come dolorosa e necessaria, guadagnando in quel momento il consenso della gente per un'applicazione futura. È più facile accettare un sacrificio futuro di quello immediato. In questo modo si dà più tempo alla gente di abituarsi all'idea del cambiamento e di accettarlo con rassegnazione, quando arriverà il momento. 5. Rivolgersi alla gente come a dei bambini. La maggior parte della pubblicità diretta al grande pubblico usa discorsi, argomenti, personaggi e un'intonazione particolarmente infantile, come se lo spettatore fosse una creatura di pochi anni o un deficiente. Se qualcuno si rivolge ad una persona come se questa avesse 12 anni o meno, allora, a causa della suggestionabilità, questa probabilmente tenderà ad una risposta o una reazione priva di senso critico, come quella di una persona di 12 anni o meno. 6. Usare l'aspetto emozionale molto più della riflessione. Sfruttare l'emotività è una tecnica classica per provocare un cortocircuito dell'analisi razionale e infine del senso critico dell'individuo. 7. Mantenere la gente nell'ignoranza e nella mediocrità. Far sì che la gente sia incapace di comprendere le tecniche e i metodi usati per il suo controllo e la sua schiavitù. La qualità dell'educazione data alle classi sociali inferiori deve essere la più povera e mediocre possibile, in modo che la distanza creata dall'ignoranza tra le classi inferiori e le classi superiori sia e rimanga impossibile da colmare da parte delle inferiori. 8. Stimolare il pubblico ad essere favorevole alla mediocrità. Spingere il pubblico a ritenere che sia di moda essere stupidi, volgari e ignoranti. 9. Rafforzare il senso di colpa. Far credere all'individuo di essere esclusivamente lui il responsabile delle proprie disgrazie a causa di un'insufficiente intelligenza, capacità o sforzo. In tal modo, anziché ribellarsi contro il sistema economico, l'individuo si autosvaluta e si sente in colpa, cosa che crea a sua volta uno stato di repressione di cui uno degli effetti è l'inibizione ad agire. E senza azione non c'è rivoluzione. 10. Conoscere la gente meglio di quanto essa si conosca. Il sistema è riuscito a conoscere l'individuo comune molto meglio di quanto egli conosca se stesso. Ciò comporta che nella maggior parte dei casi il sistema esercita un più ampio controllo ed un maggior potere sulla gente, ben maggiore di quello che la gente esercita su se stessa.